Ciao a tutti, questo video lo ritengo fondamentale per tutti i proprietari di cani, perché da medico veterinario spero sempre che i video abbiano un'utilità, cioè che non siano visti tanto per, ma che lasciano un attimo il segno. E in questo video voglio lasciare un segno importante sul concetto che i denti del cane sono importantissimi e mi piacerebbe che i nostri cani, quando arrivano a 13, 14, 15 anni, non abbiano quelle bocche che molto spesso noi medici veterinari ci troviamo ad affrontare. Bocche che sono un'unica placca di tartaro, marci, con sotto del pus, e questo avviene perché fondamentalmente non sono state fatte due cose. Una da parte chiaramente del proprietario, che non si è troppo interessato alla pulizia dei denti del suo cane e quindi non ha usato dei prodotti per cercare di limitare la formazione del tartaro del proprio cane, e due, chiaramente non è stato fatto poi un lavoro invece che viene effettuato dal medico veterinario di detartrasi, cioè di pulizia attraverso una procedura che si chiama detartrasi, che serve per rimuovere chiaramente il tartaro, anche quello sottogengivale, mi raccomando, e fondamentalmente non è stato chiaramente fatto quel tipo di lavoro di igiene della bocca dei nostri cani. Igiene fondamentale, perché molto spesso non si riesce a comprendere che i denti sono comunque un organo che ha un ascesso del pus, dei batteri, è comunque un organo che è un pericolo, perché questi batteri a un certo punto possono creare dei grossissimi problemi ai nostri animali. Questi batteri possono dare problemi cardiaci, endocarditi batteriche, possono arrivare ai reni, dare nefropatie, quindi possono creare a volte nei cani, per esempio nei maschi interi, possono dare prostatiti. Quindi è molto importante la cura, la pulizia e l'igiene della bocca dei vostri cani, per evitare prima di tutto che i vostri cani poi abbiano queste complicanze secondarie. Quindi è molto importante eseguire le detartrasi durante la vita dell'animale e non fare le detartrasi quando ormai la bocca è tutta marcia e quindi i denti sono lì attaccati dal tartaro come fosse cemento. Una volta che togliete il tartaro attraverso la detartrasi, le radici sono completamente esposte, c'è una retrazione gengivale, i denti vengono poi chiaramente rimossi dal medico veterinario, ma lì siamo già troppo tardi. Noi dobbiamo riuscire ad allungare la vita ai nostri animali, ma dandogli una vecchiaia decente. Quando vedo arrivare dei cani che hanno delle bocche veramente brutte, magari non è neanche colpa del proprietario, magari, però è molto importante che questo video colpisca lì. Quindi pulite i denti se siete bravi veramente con lo spazzolino. Esistono prodotti in commercio a base per esempio di clorexidina, che per esempio lo Stomodine F è un buon prodotto al posto del dentifricio, serve per tenere igienizzata la bocca, poi il cane con la lingua se lo porta dovunque, tiene igienizzata la bocca e quindi riduce la formazione del tartaro. Ricordatevi sempre che il tartaro si forma per la mineralizzazione della placca batterica, quindi se voi utilizzate prodotti che riducono la placca batterica, riducete la formazione del tartaro. È ovvio che poi non potete andare ad agire su denti che hanno già il tartaro, perché quello senza l'azione meccanica dell'ablatore non verrà mai via. Esistono in commercio degli spazzolini a ultrasuoni che servono per esempio quando i denti sono puliti, perché va a ridurre fondamentalmente la formazione di tartaro su bocche già ampiamente malate, su denti ampiamente compromessi. L'unico è fare la detartrasi con l'ablatore e rimuovere ormai i denti che ormai devono essere rimossi, perché ormai le radici sono esposte. Quindi mi raccomando, la detartrasi non è una procedura medico-chirurgica che viene effettuata quando la bocca abbiamo un mostro in bocca.
è una procedura che deve essere effettuata quando il dente è lievemente, moderatamente sporco, in modo tale da salvaguardare prima di tutto la bocca e evitare anche tutte le complicazioni che chiaramente una bocca che magari è già un ascesso o comunque c'è del pus. Io a volte sotto il tartaro trovo peli, trovo corpi estranei vegetali. Una volta ho trovato una spiga che era incastrata in me. Chiaramente poi quella spiga lì cosa fa? Marcisce, i batteri distruggono i denti e chiaramente quei batteri lì poi possono ovviamente entrare nel circolo sanguigno e andare in tutto il corpo, ripeto, cuore, dare endocarditi batteriche, reni. Quindi è molto importante che questo video raggiunga i proprietari. Sì, dovete pulire i denti ai vostri cani, ripeto, non è sempre facile con lo spazzolino, ma se non ce la fate con lo spazzolino utilizzate, ripeto, prodotti come Stomodine F, che sono dei prodotti, ho detto un nome commerciale ma ce ne sono diversi, che vi aiutano fondamentalmente nella gestione dell'igiene del vostro cane, orale del vostro cane. I prodotti che ci sono, per esempio, ci sono delle crocchette fatte apposta, ci sono degli snack fatti apposta, sono molto utili per carità, ma non sono dei prodotti che poi igienizzano la bocca, che vanno a ridurre la placca. Bisogna sempre ovviamente farsi dare delle indicazioni al proprio medico veterinario in modo tale che in base poi al soggetto si decide, magari un soggetto che è inavvicinabile, ovviamente bisogna dare dei prodotti diversi rispetto a un cane che invece magari si lascia spazzolare i denti. Questo è molto importante e quindi pulire i denti ai vostri cani è una cosa che dovete imparare a fare, è un po' come applicare l'antiparassitario, portarli in toilettatura per fare il bagno, perché i denti sono veramente una delle cose che noto che molto spesso vengono poi tralasciate. Ve ne accorgete quando hanno questo alito ormai tremendo, che magari vi dormono ovviamente con voi nel letto e ci chiamate dicendo: il mio cane non riesco più a stargli vicino perché ha un alito pazzesco. Non bisogna arrivare a quei livelli, bisogna intervenire prima proprio perché salvaguardiamo veramente la qualità della vita del nostro cane. Il cane che vive anni che hanno veramente una soglia di dolore pazzesca, perché quando vedo dei cani con queste, ripeto, placche di tartaro terrificanti, devono avere un dolore, immaginate avere in bocca tutto quel tartaro, non si riesce a capire come facciano ancora a mangiare, e quando voi li pulite, quando rimuovete i denti, vedete il cane. Molti proprietari mi dicono: cavolo, il cane è cambiato da così a così, perché proprio gli cambiate la qualità della vita. Quindi su animali anziani non aspettate di avere bocche così, piuttosto fate le detartrasi in modo tale che non abbiate questo tipo di problema. È chiaro che poi se siete bravissimi dopo la detartrasi o comunque già da cucciolo, se siete bravi a tenere puliti i denti, ad agire su questo problema, molto probabilmente farete anche meno detartrasi nella vita del cane. Quindi è molto importante, ripeto, imparare a pensare che per il vostro cane è fondamentale la gestione dei denti. Un saluto a tutti e al prossimo video.